Ciao raga e bentornati sul canale. Se state cercando un cellulare ultra leggero e ultra sottile ma comunque con una buona fotocamera, allora questo Ulefone 16 Note è lo smartphone che fa per voi. Questo è il layout posteriore, ma guardate quanto è sottile, solo 8,7 mm. Ora partiamo con la recensione. Prima però vi ricordo che in descrizione e sul primo commento vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Ulefone 16 Note e i link dei 4 canali Telegram di cui faccio parte, dove ogni giorno pubblichiamo tutti gli sconti di tecnologia, games, fitness e abbigliamento, per cui se acquistate spesso online entrate nei canali, sono gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram da Apple Store o da Play Store e così inizierete a risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Mi raccomando, entrate, sono gratis, primo commento è in descrizione. E ora sigla e partiamo con l'unboxing. Andiamo ad aprire questo 16 Note Pro, vediamo Ulefone cosa è inserito all'interno. Qua sicuramente ci sarà lo smartphone. Vi dico già come prima impressione che è veramente molto leggero e soprattutto è sottilissimo. Guardate che belle le doppie fotocamere, comunque dopo lo andremo a analizzare a 360 gradi. Continuiamo con l'unboxing. Qua come vedete c'è la mini chiavetta per la nano SIM, la garanzia e il manuale di installazione. Qua c'è un imballo, cosa sarà mai? Vediamo. Addirittura la cover compresa nella dotazione base, bravi Ulefone. Andiamo subito a vedere se si incastra ed eccola qua, per cui non dovete neanche spendere i soldi per la protezione. Conclude il tutto il cavo di alimentazione USB tipo C e l'alimentatore con lo slot USB compatibile con la ricarica rapida. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E adesso andiamo ad analizzare il telaio. Partiamo dallo schermo, ha un display di 6,52 pollici, 269 ppi, risoluzione di 720x1600 pixel a 60 Hz per un totale di 16 milioni di colori. Concludiamo la parte frontale con la selfie camera da 8 megapixel. Nel lato sinistro troviamo lo slot per le nano SIM, ecco fatto. Come vedete due slot, nano SIM 1 e nano SIM 2, oppure potete utilizzare il secondo slot per espandere la memoria con una micro SD fino a 256 GB. Nella parte di destra troviamo il regolatore del volume, più e meno, il tasto d'accensione che ha anche il sensore di impronte digitali e infine nella parte inferiore troviamo lo slot 3.5 per le cuffie, il microfono, lo slot di tipo C per ricaricarlo e lo speaker. Per quanto riguarda il lato posteriore troviamo il flash e le due fotocamere con la principale da 50 megapixel e la macrocamera da 2 megapixel. Ed eccoci qua nell'home page di Android 13, andiamo subito a vedere un po' la velocità di scorrimento e anche quella di navigazione. Direi che non è affatto male. Proviamo anche subito il sensore di impronte digitali, mettiamolo in stand by, vediamo. Ed è stato rapido, proviamo altri 2-3 tentativi. Sbloccato di nuovo, facciamo l'ultimo, come al solito lo faccio al contrario e direi che come impronte ci siamo. Proviamo anche a aprire un articolo a caso, direi questo. Livelli d'acqua del lago di Garda sorprendenti. Oh mio Dio, speriamo che non ci sia anche qua un'inondazione. Accettiamo i soliti cookie malefici. Anche qua all'interno dell'articolo direi che va veramente molto veloce. Proviamo anche a ingrandire la foto del lago. Anche qui vado anche più veloce. Direi che non è il più veloce al mondo, ma ce la cava abbastanza. Test come al solito dell'evidenziazione. Anche qui ci siamo. E proviamo anche ad andare a fare un bellissimo test dell'audio. Avendo un solo speaker speriamo che sia abbastanza potente. 3, 2, 1, via! Allora, noto subito che la potenza ovviamente non è il massimo, perché sono al massimo e rispetto ad altri cellulari si sente leggermente meno. Tuttavia la qualità invece non è affatto male. Direi che tutto sommato hanno puntato più sulla qualità che sulla potenza, anche perché essendo così sottile era difficile mettere uno speaker di grandi dimensioni. Finito il test dell'audio andiamo a fare anche un test del display. Andiamo sempre su YouTube, cerchiamo video. Prendiamo questo qua della Costa Rica che uso quasi sempre. Mettiamolo in 16 noni, si vede subito che non è uno schermo AMOLED, per cui non è iperluminoso, tuttavia per quanto mi riguarda la sufficienza la raggiunge e non si difende affatto male rispetto ad altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo. Ora andiamo a fare anche un tour delle impostazioni. Come vedete ci sono tutte le opzioni base di Android, rete, internet, dispositivi, applicazioni, notifiche. Smart Assistant non è affatto male perché potete anche programmare l'accensione e lo spegnimento di questo cellulare, per cui se lo utilizzate come sveglia lo potete programmare ad esempio alle 7:30
5:30 oppure alle 6 e lui si accenderà esattamente 10 minuti prima della sveglia, così senza lasciarlo acceso avrete sempre la sveglia attiva. Di sicuro il processore per un po' di riposo vi ringrazierà. Continuando con le impostazioni, passiamo alla batteria. Questo smartphone ha una batteria al litio non rimovibile da 4400 mAh, che secondo me è un po' pochino, potevano arrivare almeno 5000, ma secondo me l'hanno fatto appositamente per tenere le dimensioni compatte. Infatti pesa solamente 189 grammi. Sicuramente tra tutti gli smartphone che ho recensito questo è uno dei più leggeri. Infatti me ne sono accorto perché durante la settimana di test, con l'utilizzo prolungato con una mano, non ho mai avuto nessun tipo di affaticamento al polso, per cui come idea progettuale ci può stare. Il display potete regolare il livello di luminosità minimo e massimo, lo potete fare anche dalla tendina qua in alto, stessa cosa. Potete impostare anche lo spegnimento automatico dello schermo, o 15 secondi, 30, un minuto. Io lascio a 30 minuti perché sennò durante le recensioni mi si spegne di continuo. Il tema potete farlo scuro oppure classico bianco, che è quello che sto utilizzando, ed è anche presente la luminosità adattiva che si regola in maniera automatica in base alla luce ambientale. E in più, oltre al sensore di impronte digitali, questo smartphone è anche compatibile con lo sblocco facciale. E infine l'ultima opzione che vi voglio far vedere è l'espansione della memoria digitale, perché questo smartphone è dotato di 8 GB e 256 GB di ROM. Tuttavia potete espandere ulteriormente la RAM con questa opzione espansione della memoria, passando da 8 fino a 16 GB. Sì, avete capito bene, praticamente il doppio. Per fare ciò vi basterà fregare questo cerchietto e potrete espandere la memoria di 2, 4, 6 o 8 GB. E ora parliamo un po' del comparto fotografico, perché nonostante la sua fascia di prezzo ha dato dei risultati oltre le aspettative. E per quanto riguarda la risoluzione video, avrete nella selfie camera un 720 a 30 fps e invece nella telecamera posteriore potrete registrare video in Full HD sempre a 30 fps. Ma adesso, più che darvi dati, vi mostro la carrellata di video e foto che ho scattato direttamente da questo Ulefone 16 Note. Come avete visto dagli scatti, le foto non sono affatto male, la qualità è veramente molto buona e anche la macro è andata oltre le aspettative. Avete visto anche gli insetti come sono ben chiari e definiti, veramente una sorpresa. E anche per quanto riguarda i video sono abbastanza stabili e in linea con gli altri smartphone della stessa fascia di prezzo. E ora passiamo al test gaming. Vi informo che ho provato questo processore octa-core Unisoc Tiger 606 su tantissimi giochi 3D come Need for Speed, Dragon Ball e Mario Kart, e devo dire che non si è comportato malissimo. Ovviamente non ha un refresh rate da 120 Hz, per cui in alcune scene veramente molto dinamiche si vedeva qualche piccolo rallentamento, ma nonostante questo nella maggior parte dei giochi la giocabilità è stata buona. Un'altra cosa che mi ha stupito è la temperatura, perché anche dopo un'ora di test gaming ho notato che la temperatura era sempre inferiore ai 50 gradi. Per quanto riguarda le considerazioni finali, vi posso dire che questo smartphone ha veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo, costa meno di 159, anzi ora costa solo 129 perché attiva un'offerta coupon su Amazon di 30 euro. Se per caso siete interessati all'offerta, ve l'ho lasciata in descrizione. Parlando di pro e di contro, ho inserito tra gli aspetti positivi la telecamera, le dimensioni, è veramente sottilissimo e ultra leggero, e la RAM che con l'espansione di memoria arriva addirittura fino a 16 GB di RAM. Invece per quanto riguarda i contro, inserirei lo speaker leggermente poco potente e la batteria di soli 4400 mAh. Avrei inserito una 5000, anche se probabilmente è stata una scelta voluta per ridurre ulteriormente il peso, e comunque anche con la 4004 arriva sempre a fine giornata. Se volete essere sempre aggiornati ai nuovi video di tecnologia, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Siamo arrivati proprio alla fine, vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!